Con Toccaterra, Emma Nolde ha realizzato uno degli esordi più sorprendenti degli ultimi anni e con Dormi ha confermato il suo incredibile talento. Più di questo e delle sue canzoni mi ha stupito la sua fame di conoscenza, nuove persone, nuovi suoni, nuovi impulsi, nuovi riferimenti, nuovi sbagli. E la sua incredibile voglia di suonare, che sia per un live in un locale pieno di persone arrivate per lei o per una session in uno studio come questo. I suoi occhi svelano la sua essenza, una instancabile ricercatrice di vita in tutte le sue variabili. La vicinanza con Francesco Motta, produttore del suo secondo album, l'ha resa un'artista più consapevole ed una persona meno timorosa nei confronti di se stessa. Perché, come spesso accade, la sfida più grande è riuscire a dare il giusto peso a quella vocina che ti sussurra che quello che fai e sei non ha importanza o non ne ha abbastanza. Il cammino è lungo e sono convinto che Emma Nolde saprà percorrerlo a modo suo, gustandosi sempre e nonostante tutto il viaggio. Sono felice che per una delle sue tappe si sia fermata qui. Noodles. Tak. Pandan. Quindi la faccio così, preferisci? Sì. Boom, e parto. Sei come gravità, non mi tocchi ma mi stendi. Non è colpa tua, io non riesco a contenermi di una parola in più. E inciamperò ancora sui tuoi occhi, tu continua per favore a fare finta di niente. Non voglio attirare l'attenzione e poi passare per chi non sa scordare cos'era. E quando sarai lontana, ricordati che anche se non saremo dalla stessa parte, guarderemo la stessa parte della luna, quindi avremo sempre qualcosa in comune. La luna. Mi mancherà sperare di incontrarti per le strade della mia città. La luna si nasconde e tu come lei fai bene a mantenere i tuoi segreti. Io starò qui ad osservarla come uno scienziato. Io starò qui ad osservarti dentro un microscopio. E quando sarai lontana, ricordati che anche se non saremo dalla stessa parte, guarderemo la stessa parte della luna, quindi avremo sempre qualcosa
bella stasera è la luna. Oh, oh, appoggiati a questa certezza. Se non puoi appoggiarti a me, appoggiati a questa certezza, perché non ci salveranno le promesse. E la guarderemo insieme un giorno, questa parte della luna. Allora, le canzoni mi salvano. La cosa che penso rimarrà sempre, mi salvano da due cose. La prima dalla noia, la seconda dalla solitudine, nel senso che la musica è forse la cosa che mi fa accettare lo stare sola, anzi me lo fa godere, me lo fa apprezzare, lo rende molto pieno. Io riesco, nella vita si ha sempre tantissime paure, io ho paura principalmente di perdere rapporti, persone care, e l'unica cosa che mi conforta un po' è pensare, ok, una cosa anche nei momenti di difficoltà come quelli in cui perdi qualcuno, è la canzone, cioè poter banalmente prendere in braccio una chitarra e ricevere qualcosa. Quindi intanto mi salvano dalla noia e dall'assenza, diciamo così. Poi Toccaterra mi ha salvato dal non saper comunicare con le persone che avevo molto vicine, mentre Dormi mi ha salvato in un momento di difficoltà comune, cioè era il 2020 quando ho iniziato a scrivere Dormi, quindi era un periodo in cui non capivo assolutamente niente, come tutti. Stavo vivendo i miei 20 anni in una situazione sicuramente non conforme rispetto a quello che mi immaginavo sarebbe stato, perché i 20 anni poi è quell'età in cui ti fanno a 20 anni poi lo vedrai, 20 anni. E io non vedevo assolutamente niente di tutto quello e sapevo anche perché, quindi era un misto di rabbia, di rimpianti per cose che in realtà non erano successe, e quindi in qualche modo io mi posso ricordare i miei 20 anni, proprio 22-0, in un modo preciso, che è stato lo scrivere questo disco qua. Lascia che ti faccia vedere. Faccio io puoi solo guardare. Che fortuna, che fortuna, abbiamo tempo. Che sorpresa, arrivarti così accanto. Chi lo avrebbe mai detto? Oh, sono così vicina che vedo qualche difetto. Chi lo avrebbe mai detto? Oh, sei tu che sei sceso, sono io che sto volando. Ora che ci sei, respira, che siamo distese, riusciamo ad avere la stessa altezza, ora vi spigliamo, riusciamo ad avere
andare. Sali in alto dove non so arrivare. E poi do, la, e poi do, come altalene. Per un'ora, non c'è altro da fare. Chi lo avrebbe mai detto? La faccia ti è cambiata e quasi non ti riconosco. Chi lo avrebbe mai detto? Tutto questo silenzio il nostro corpo sta cantando. Ora che siamo distese, riusciamo ad avere la stessa altezza. Ora vi spigliamo, riusciamo ad avere la stessa voce. Non penso che a livello di evoluzione personale ti possa dire qualcosa di super lucido, perché ci sono dentro in questo momento alla me di adesso, però mi sembra di essere un po' meno timida, di sentirmi meno volte un pesce fuor d'acqua. Quindi in qualche modo le canzoni mi hanno un po' aiutato a sentirmi un pochino più forte rispetto a come ero 3 anni fa. Mi sento che piano piano mi sto capendo sempre di più, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista musicale, e il fatto di riuscire a vedere degli elementi. In questo periodo faccio questo esempio, sto un po' capendo cosa vuol dire diventare grandi, cioè il mio obiettivo non è, io ho dei colori, diciamo, delle forme, però quanto sto capendo, almeno adesso, poi magari tra 2 anni rivedrò questo video, questa risposta e non mi convincerà quello che sto dicendo, però mi sento che noi siamo tipo un pongo tutto messo male, fatto di qualcosa che ci rappresenta. Quando diventi grande in qualche modo tu devi fare le formine, devi fare il triangolo, il cerchio, il quadrato, perché entri esattamente in quella forma lì, che è stata prestabilita da qualcun altro. Quindi io sto capendo è come se stessi scolpendo questo triangolo, che però deve essere fatto di me. Quindi io sto cercando di non prendere nessun tipo di altro pongo da qualcun altro, ma di far sì che questa cosa sia giusta perché, oltre che per me, anche per le orecchie altrui. Quindi nel senso, cioè, probabilmente si tratta di a volte gli angoli vanno smussati, io penso che invece altre volte vadano proprio resi più spigolosi, e io in questo momento sto cercando di rendere più spigolosi i miei angoli perché sia più pungente, ecco, banalmente. Poi devo dire che l'errore è una cosa con cui ho un rapporto particolare, cioè da piccola io sbagliavo una cosa e mi mettevo a piangere, proprio mi sentivo in colpissima. Poi il mio professore di storia disse che il mio professore di storia, cioè la persona che cito di più nella mia vita, perché cioè, è un grande lui, non si ricorderà manco di me, però disse un giorno che l'errore è una cosa fisiologica, tu quando impari qualcosa di nuovo che sbagli, se non sbagli è perché non stai imparando niente di nuovo. E quindi in realtà adesso in questo momento io mi cerco gli sbagli, cerco l'errore. Quando ci sbatto la testa c'ho sempre un momento di down incredibile, tipo faccio schifo, però poi ripenso a sta frase e mi consola. Poi è tutto, ho paura che allora sia che mi consolo, che non mi devo consolare. Comunque questa cosa del fatto che dobbiamo sempre stare sull'attenti io la sento tantissimo, ma perché se inizi a seguire
sui social, banalmente, perché a me questo effetto i libri non me li fanno, a me me lo fanno i social, di mettermi tanta furia di fare, troppa. E quindi l'errore secondo me si vive male noi. Anche per questo ti dico che è una generazione che secondo me stringe tanto i denti e si mette sotto, secondo me, perché ha capito che non c'è tempo da perdere e che se non ci sei te, stai tranquillo che ci sarà qualcun altro al posto tuo. Yo. Lo dico per te, è meglio se ora vai. Dovrei dirti cose un po' pesanti e l'odore di lampone mi distrae se stai davanti, È difficile lasciare stare, lo dico a chi me lo consiglia. Potessi vi farei sentire io che mareo nella mia conchiglia. Non sai quante volte ho deciso di cambiare treno per finire dalla parte opposta, però con te lo faccio apposta. Di non sorridere mai mi rende un po' più debole, instabile, che poi sorridi e poi ripenso solo a te. Ti immagino a scioglierti i capelli dentro un casino nel centro di Berlino, dove le scritte sui muri c'hanno un senso, non un orientamento. Per questo ci perdiamo troppo spesso. Vuoi fidarti se ti dico starei meglio, che ci trasferiamo là quando è il momento. Ehi, oh, Berlino, ehi, oh, Berlino, ehi, oh, Berlino, ehi, oh, Berlino. È solo una giornata storta, è solo una cassa storta, è solo che non mi importa se non puoi venire, sarà un'altra volta. Là è proprio un'altra vita, puoi stare da solo per mano, nessuno ti obbliga a stare lontano da chi ti piace. Io vado, vedo se trovo un altro impiego che non sia quello di rimanere sola, di rimanere sola. Ti immagino a scioglierti i capelli dentro un casino nel centro di Berlino, dove le scritte sui muri c'hanno un senso, non un orientamento. Per questo ci perdiamo troppo spesso, ci trasferiamo là quando avrai tempo di buttare vecchie storie pur di fare un po' di spazio. Tutti. Oh, Berlino, oh, Berlino, oh, Berlino, oh, Berlino. Francesco è stato importante, è un po' per tante cose, perché per le canzoni, sicuramente. La cosa principale per sintetizzare è che lui è una persona che scrive quello che pensa senza nessun tipo di via di mezzo. Lui parla e quello che ti dice è quello che scrive. Io sono una persona che fa un po' il contrario, almeno fino ad adesso. È quello che non ti dico che scrivo, quindi lui mi ha insegnato ad essere più diretta, cioè ad essere: cosa vuoi dire in questa canzone? Io glielo dico, lui mi fa: ok, devi scrivere questo, non devi scrivere tutto il risvolto, quello che non dire, scrivi quello che dici, che mi stai dicendo in questo momento qua. E questo è stato un insegnamento prezioso. Poi tante altre cose proprio strettamente musicali, come il togliere. Sembra, Francesco Motta non sembra, non è che ha delle produzioni minimali, né con me né con lui. Però in realtà è sempre stato per togliere,
Quindi se qualcosa c'è, deve avere senso di esserci, perché se no è meglio eliminarlo. E poi un momento in cui sono diventata meno timida è stato proprio alla fine del disco, perché un po' perché ho vissuto lì a Roma con lui, con i suoi amici, mi ha fatto conoscere persone. Le prime volte sei tutto impacciato, poi lui in realtà è una persona che se si affeziona, cioè, ti mette proprio in imbarazzo da quanto ti porta, cioè era proprio, mi volevo sotterrare, poi a una certa ho deciso di godermi questa cosa, perché è anche giusto godersi le cose belle che succedono, e lui mi ha fatto stare un po' più in una posizione un po' più eretta, ecco, in quei momenti di socialità in cui stavo un po' più piegata, ecco. Questi 2 dischi io ne sono innamorata, Francesco ne è stato innamorato, Andrea Pachetti è un altro, Leonardo, Luca sono innamorati, Enrico è innamorato. Poi ovviamente della squadra, sin dai primi, diciamo, giorni di vita di un qualcosa che tu hai creato, c'è sempre qualcuno che ti dice che quella cosa non va bene, e quindi io ci credo tantissimo, però la certezza assoluta che io abbia dimostrato più di altri non ce l'ho, perché forse sbaglio a ricercare forse un'unanimità che è un po' impossibile, ma che forse nel mio piccolo tento di avere, nel mio piccolo nel senso delle persone che ho vicine. Cioè se io faccio ascoltare un qualcosa a mia cugina, mia sorella, mia mamma dice per me vince sempre il rispetto a bellissimo. E quindi è una cosa questa su cui devo lavorare. Cioè per non mettere, infatti non faccio mai ascoltare niente, perché sennò sarebbe... Non uscirebbe niente. No, non c'è. No, invece tipo c'è un mio amico che ci ridevamo l'altra volta e lui mi dice io quando faccio ascoltare le cose per me possono dire tutto, io sono lì, senti, io sono lì tipo che mentre ascolto io stessa faccio vedi no, ci devo lavorare, perché secondo me invece fa bene un pochino essere sin dall'inizio certi di una cosa. La cosa però che mi succede è che a forza di non far ascoltare, arriva un punto che io sono talmente convinta che allora a quel punto mi possono dire tutto. Cioè, io a me stessa ho dimostrato tantissimo. Se poi a X persone non piace, non me ne frega niente. Ecco, questo di me è bello, non è che io torno a casa e ci sto male. No. È che se vado in degli ambienti, so che quelle persone lì che possono essere addetti ai lavori oppure persone totalmente che non c'entrano assolutamente niente con la musica, a quelle persone devo ancora parlare. E magari non parlerò mai, o magari sì, però in quel momento lì non mi sento in nessun modo di avere le spalle larghe, ecco. A 15 mesi ti ho conosciuta. Che fortuna non sapere come sto sola. Alle loro grida tappavo le orecchie. Noi ci scambiavamo pugni un secondo dopo scarpe. Noi veniamo da dove c'è verde. Io e te, 2 suole rese sottili dalle campagne. Hai cambiato modo di parlare. Io non ti riconosco, ma ti ricordo. Ricordo quando i baci
ti facevano senso. Ricordo quando hai cambiato idea, quel precisissimo momento. La via di casa nostra, il confine da non superare. Te ne sei andata per ballare. Te ne sei andata per ballare. Te ne sei andata per ballare. E io volevo ballare con te. Adesso che non ti conosco più, sarà che sei più alta e che ti dipingi il volto. Io sono sempre qua, perché mi spaventa questa libertà. Ma ricordo quando i baci ti facevano senso. Ricordo quando hai cambiato idea, quel precisissimo momento. La via di casa nostra, il confine da non superare. Poi te ne sei andata per ballare. 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 E io volevo ballare con te. No, le persone che vengono ai concerti e che mi scrivono in questo momento mi stanno proprio dando la sicurezza anche per correre dei rischi, magari anche, ma nel momento in cui prendo una chitarra e non c'è ancora niente. Cioè, ho loro in testa, cioè loro, ma non in testa come per dire non penso a me, penso agli altri, no, è che mi sembrano persone che mi hanno detto che c'è qualcuno che ascolta e quindi aver avuto una risposta che mi dice c'è qualcuno che ha la pazienza ad ascoltare, per me sono, cioè, non è una questione di pochi o tanti, è che per me già non li riesco a immaginare, già è un numero che non riesco a immaginare, quindi è un pensiero che mi conforta, è un pensiero che mi fa avere più coraggio, e loro mi danno più coraggio.